Ciao, sono Kiko di B00. In questo secondo video su Git andrò a spiegare altre funzioni un po' più avanzate del programma. Prima di cominciare consiglio vivamente di andare a vedere il video precedente per un'introduzione a Git. Allora bisogna specificare che Git ha una funzione per poter tenere diverse versioni sincronizzate ed aggiornate fra loro. Questo metodo si chiama branch. Quindi, per esempio, potremmo avere un branch contenente codice considerato stabile e un altro con codice sperimentale, che potrebbe non funzionare come aspettato. Tutto questo è possibile rappresentarlo in una linea, dove un riquadro raffigura un commit e la freccia il nome del branch. Attualmente ci troviamo nel branch master, che è quello principale. Ora decidiamo di eseguire un commit con una modifica sperimentale che deve essere ancora testata. Per fare ciò iniziamo con il creare un nuovo branch. Su Git GUI clicchiamo dove c'è scritto branch create. Da qui scriviamo il nome del branch che vogliamo creare, nel nostro caso lo chiameremo dev. Premiamo ok. Infine, per passare al branch appena creato basta cliccare sempre su branch checkout. Ora la scritta sopra l'elenco delle modifiche dovrebbe essere cambiata in dev. A questo punto, facendo un commit, la situazione del grafico precedente si trasforma in questo modo. Una volta finito di apportare i cambiamenti sperimentali, ci vuole eseguire un merge fra il branch di sviluppo e quello principale. Questa operazione serve per unire le modifiche fra due branch. Per fare ciò selezioniamo il branch master, all'interno di Git GUI selezioniamo nel menu branch checkout e clicchiamo su master. Poi clicchiamo su merge, local merge, selezioniamo dev e clicchiamo su merge. Quindi, se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e se hai ancora qualche dubbio anche un commento.